Ciao a tutti, sono Marco Antonacci e sono un artista di Milano. Sono anche un videomaker, regista e produttore, attore di alcuni cortometraggi che sto pubblicando proprio su YouTube. Parto dall'inizio. Io ho creato un personaggio che si chiama Mr. Co. Chi è Mr. Co? Non sono io, in quanto Marco Antonacci, ma Mr. Co rappresenta un po' le persone che siamo noi se ci ponessimo di fronte a una verità. E quindi senza vivere una vita così come ci è stato insegnato di viverla, fatemi passare il termine, ci hanno detto come dobbiamo comportarci, ok? Quindi le nostre scelte, le nostre azioni sono abbastanza pilotate. Ho sintetizzato, ma il concetto è quello. Allora dico, Mr. Co dice, ok, ma se questa maschera, che è la maschera della verità, vorresti vedere il mondo come lo vedo io, quindi piena verità, in piena lucidità, fuori dal lato menzogna, dall'illusione, ecco allora Mr. Co è un personaggio innanzitutto buono, trasparente e vuole aiutarci. Quindi Mr. Co, anche se ha un viso sorridente e magari preoccupa un po', non è così. In realtà è la paura di affrontare la verità. Quindi se tu cogli un po' di paura e di oscuro in quello che vedi, in realtà è la paura che hai tu. Quindi Mr. Co vuole rappresentare proprio questo. Mr. Co è un riflesso e è oltre la realtà, quindi è fuori dalla realtà che viviamo e che percepiamo noi come reale. Ok, lui vuole portarci in realtà, in realtà, un gioco di parole, ci vuole portare nel suo mondo, ma che è il mondo reale, dico, è il come si vedono le cose realmente se avessimo tutti la stessa maschera, la maschera della verità. Da qui nasce un concetto di arte, un'arte che oggi nel 2000 deve essere arte verità. Ed è questo la mia massima espressione che sto realizzando con tutto il mio studio, sia a livello pittorico sia con i cortometraggi. Parliamo degli episodi. Il primo episodio c'è un personaggio, Marco, lo interpreto io, ma Marco è un Marco qualsiasi, è una persona che vuole vivere il successo, che vuole pensare sempre al lavoro, che ha questa voglia di soldi, però lui in questi primi frame del video ha un volto stanco, ha un volto che è appesantito, stressato dalla quotidianità e dalle abitudini che si sta portando dietro. Nei primi secondi si vede un Mr. Co che è di riflesso e Marco lo intravede. Marco si sveglia legato a una sedia, non è legato in senso stretto, è in senso figurato. Lui è legato alle sue abitudini, legato a ciò che lui pensa, che sta pensando con la sua testa, ma che in realtà gli è semplicemente stato trasferito, venduto per buono, e quindi lui lo sta utilizzando senza usare la sua testa. Quindi lui è legato, non è libero. Riflesso sul televisore si presenta Mr. Co con un numero di illusionismo, lui lo chiama un numero di illusionismo e fa subito riferimento al termine menzogna. Parla di illusionismo, menzogna e di controllo tecnologico. Il controllo tecnologico, poi lo vedremo nelle mie opere, viene raffigurato e rappresentato con una sorta di curva con sotto i trattini, che potresti pensare è una cella spaziale, pensa come la vuoi, comunque è un qualcosa che viene controllato, è il controllo che ormai la tecnologia fa su di noi. E lui dice che il potere delle persone, dei potenti, è aumentato e amplificato grazie al controllo che si ha attraverso le tecnologie, e chi ha il controllo tecnologico ha il potere. Esisterebbe la menzogna, questo grande numero di illusionismo, se non ci fosse fame di potere. Sin dall'antichità tutti ambiscono al potere e il potere non basta se non viene alimentato dal controllo. Il controllo è quindi fondamentale. Grazie alle nostre tecnologie questa è divenuta facile e chiunque possegga il controllo tecnologico possiede l'individuo. Io penso questo, ovviamente sono concetti miei, artistici, estrapolazioni, astrazioni di ciò che vedo e di come lo voglio rappresentare, e io lo rappresento in questo modo. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, ok? L'arte non c'è politica nell'arte, no, ma sbagli, no, l'arte è la massima espressione che un artista può avere in piena libertà, e nel 2000 io credo che debba essere sola pura verità. Lui vuole essere liberato, Marco, ma sta usando quel senso di liberazione per ritornare a quello che faceva prima, cioè liberami, no? Ma non liberami da quello che mi vuoi spiegare, perché ancora non l'ha capito. È l'anteprima di cosa accadrà alla fine. Davanti a un caffè incomincia quella mattina a ricordare. Marco ha anche un volto con una barba lunga, che ha, diciamo, stanchezza, non sai quando non dormi bene, non ti svegli ancora più stanco, ecco, quella è la sensazione. Quindi lui è un po' spaesato, pensa al sogno che ha fatto e ricorda le ultime parole, e dove Mr. Co dice, niente di tutto ciò che hai visto è reale. Tradotto. E allora, cosa non è reale? Non è reale il mondo in cui pensavi di vivere o il mondo in cui ti ha portato Mr. Co? E questo poi lo scopriamo nelle prossime puntate, o comunque lo possiamo intuire, meno male interpretare. Quello che vedi non è reale, nulla di ciò che hai visto e sentito lo è. Nel terzo episodio diventa un po' più lungo, cioè non è che lunghissimo, 8 minuti, quindi devo cogliere la vostra attenzione nei primi 2 secondi, ricordiamocelo. E cosa faccio nel terzo episodio? Nel terzo episodio Marco vuole essere liberato nuovamente, ma Mr. Co decide di metterlo alla prova e gli suggerisce, ma tu hai paura? Perché Marco è un temerario, non parlo di niente gli fa paura, quindi hai paura di qualcosa? Lui risponde no a quel punto, ma Mr. Co lo teletrasporta, diciamo così, in una realtà che Mr. Co si inventa, in cui vuole fargli provare paura e vedere cosa succede. Mr. Co però, ho detto che non è cattivo, Mr. Co è una persona che vuole aiutare Marco a riconoscere la realtà,
Quindi gli fa fare un percorso, e il primo percorso che vuole fargli fare è far provare paura, perché solo quella paura ci si mette anche abbastanza in discussione, perché oggi è difficile mettersi in discussione e accettare magari qualcosa che non va in se stessi, no? Quindi una carta d'identità riconosciuta da parte del proprio io, i paroloni. A questo punto lui viene rapito, finisce in un carnevale e intravede Mr. Cook che a quel punto lo vuole aiutare. Marco alla fine di questo cortometraggio si vuole togliere la maschera e quando la toglie si ritrova di nuovo al punto di partenza. Non è finita, ok? Magari Mr. Co non ci è riuscito abbastanza, o magari è solo l'inizio, dove Mr. Co ha capito come riuscire a portare Marco in una verità. Il quarto episodio è in lavorazione e secondo me ogni volta che uscirà un cortometraggio sarà sempre più bello. Vi ringrazio, vi invito a mettere un like sulla mia pagina, su YouTube, TikTok, tutto quello che vedete, e anche a visitare la mia pagina, sito ufficiale, marcoantonacci.com, dove trovate tutto. Lì like non dovete mettere. Ci vediamo alla prossima puntata ma non so di cosa parlerò la prossima, quindi non è che devono studiare tutto subito, no? C'è tempo per vedere cosa accadrà nel futuro. Tanto una buona giornata. Ciao!